Siamo nella Basilica di San Pietro in Vaticano e abbiamo l'onore e la gioia di parlare con Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri dell'anno dedicato a San Giuseppe e della preghiera del Santo Rosario. Chiederemo anche a Sua Eminenza di raccontarci della sua amicizia con la Santa Madre Teresa di Calcutta che ha conosciuto per molti anni. Sua Eminenza, il Cardinale Angelo Comastri, è stato vicario del Papa per la Città del Vaticano per tanti anni. Egli ha più di 115 pubblicazioni e continua il suo preziosissimo servizio alla Chiesa in tanti modi, tra cui la preghiera del Santo Rosario per il mese mariano in questa basilica all'altare di San Giuseppe. Grazie Eminenza per questa intervista. Eminenza, abbiamo come fedeli partecipato alla bellissima preghiera del Santo Rosario che lei ha voluto pregare in questa basilica nel tempo di pandemia e che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo e che in questo mese mariano anche lei sta pregando ogni giorno all'altare di San Giuseppe. Secondo lei, perché è importante la preghiera del Rosario in questo tempo di pandemia e in questo mese mariano? Il rosario è importante sempre ed è una preghiera semplice, accessibile a tutti e poi non è ripetitiva, come a volte alcuni dicono. Sì, si ripete l'Ave Maria, ma ripetere non vuol dire dire sempre la stessa cosa, perché mentre noi diciamo il rosario, preghiamo anzi il rosario, noi facciamo un percorso nella vita di Gesù, accompagnati da Maria. Partiamo dall'Annunciazione, un momento stupendo. Arriviamo a Maria che va a trovare Elisabetta e mentre va a trovare Elisabetta dal cuore le esce il Magnificat. Arriviamo a Betlemme, rivisitiamo il mistero di Betlemme che diceva Papa Giovanni è una lezione mai imparata e così via fino al Calvario, fino alla risurrezione. Quindi il rosario non è monotono, è il Vangelo meditato, anzi la vita di Gesù meditata ma con una guida meravigliosa, con la guida di Maria. E credo che se nelle famiglie, Maria Teresa adesso mi ispira a lei, se nelle famiglie ritornasse la preghiera del rosario, le famiglie sarebbero salve. E Maria Teresa ricordava sempre la sua famiglia quando pregavano insieme il rosario. E Papa Giovanni XXIII, la prima volta che si è affacciato alla finestra, il 9 novembre 1958, fu la prima domenica, e lui ebbe questa intuizione di dire l'angelo insieme a tutta la gente. Lui disse: questa preghiera l'ho imparata dalla voce della mia mamma. A casa mia la giornata cominciava con l'Angelus intonato dalla mamma e finiva con il rosario intonato da mio padre. D'inverno davanti al focolare, d'estate nell'aia dopo il lavoro dei campi. E com'era bella la mia famiglia, com'era bella la mia casa. Eravamo poveri, la polenta quasi tutti i giorni, ma la mia casa era piena di Dio. Se lo potessero dire tanti figli di oggi, avremmo un mondo diverso. Eminenza, come l'ha aiutato in questo tempo difficile pregare il rosario proprio qui, in Basilica di San Pietro, tra le reliquie e le tombe dei grandi santi sepolti in questa Basilica, San Pietro, Giovanni Paolo II, che lei ha conosciuto e che aveva una grande devozione alla Vergine Maria, e altri santi come Giovanni Crisostomo, Paolo VI, Giovanni XXIII di cui ha parlato. Come l'ha aiutato questa preghiera del rosario in questo tempo difficile? Il rosario è una preghiera stupenda. Facendo riferimento a Giovanni Paolo II, lui è stato un papa, ma come tutti i papi del resto in qualche maniera, ma lui in modo particolare era devoto alla Madonna anche nello stemma. Lo stemma è tutto mariano, c'è una M che è chiaramente riferimento alla Madonna, ma un particolare mi sembra bello ricordarlo. Lui è nato il 18 maggio del 1920. Ho saputo direttamente dal Papa questo particolare. Quando è nato era il mese di maggio e la mamma, mentre partoriva in casa, ha sentito i canti che venivano dalla parrocchia, che era attiva alla casa loro. La mamma ha detto: aprite la finestra, voglio che mio figlio nascendo per prima cosa senta un canto alla Madonna. Così è nato Giovanni Paolo II. Quindi la mamma era devotissima alla Madonna e ha trasmesso alla mamma, che lui ha conosciuto per pochi anni, perché la mamma è morta dopo pochi anni, era piccolissimo lui, però la mamma aveva questa fede. Eminenza, siamo nell'anno che Papa Francesco ha dedicato a San Giuseppe. Dal suo punto di vista e dalla sua esperienza, come possiamo vivere meglio un anno dedicato a San Giuseppe? Io credo che l'anno dedicato a San Giuseppe sia una meravigliosa occasione
per prendere coscienza che tutti abbiamo una missione da compiere. A volte pensiamo che sia quasi insignificante, non è vero. San Giuseppe è un santo in penombra, eppure ha avuto un'importanza fondamentale nella vita di Gesù, nella vita della Sacra Famiglia. E il Papa sottolinea che anche in questa epidemia noi siamo accorti che siamo salvi per tante persone che hanno lavorato in silenzio, senza apparire sui giornali, negli show televisivi, penso medici, infermieri, infermiere, anche badanti. E il Papa insiste, anche i papà, le mamme, i nonni, le nonne hanno una grande missione. Io aggiungo personalmente, esiste l'Oscar alla carriera per attori e attrici, andrebbe dato alle mamme, ai papà, ai nonni, alle nonne, quelli hanno diritto a questo premio, che nel silenzio svolgono una missione fondamentale. Ecco, questo è un anno opportuno perché San Giuseppe è il santo della penombra, ma importantissimo. Eminenza, oggi sembra che tanti paesi stanno uscendo pian piano dalla pandemia, però ci sono ancora tante persone che soffrono a causa della pandemia, sia perché sono colpiti dal virus o perché hanno perso un membro della famiglia colpito dal virus. Come può San Giuseppe aiutare e consolare queste persone? San Giuseppe ha vissuto un'esperienza talvolta anche drammatica. Io penso come avrà organizzato il viaggio da Nazareth a Betlemme con la Vergine Maria che era ormai in procinto di dare alla luce il bambino. Immagino che fatica quel viaggio e immagino anche poi da Betlemme in Egitto, che rischio, che fatica. Un migrante non trova il lavoro facilmente, quindi immagino quanto abbia sofferto San Giuseppe, però non appare mai un lamento sulla bocca di Giuseppe, anzi i Vangeli non registrano neanche una parola, è l'uomo del silenzio. Allora nelle prove dobbiamo avere sempre una grande fiducia, le prove sono necessarie. Ho letto una frase che mi sembra molto opportuna, la campana ci dà il suono soltanto quando viene colpita e questo capita anche alle persone. Nelle prove viene fuori quello che siamo, viene fuori quello che abbiamo dentro. A volte la prova ci rivela se siamo aggrappati alla roccia, cioè a Dio, oppure siamo aggrappati sul banale. Allora è il caso di tornare indietro. La prova allora è utile per farci capire a chi siamo aggrappati. Eminenza ha menzionato Santa Madre Teresa di Calcutta e lei ha conosciuto la Madre Teresa, ha avuto una bellissima amicizia con la Madre Teresa, perché la Madre Teresa aveva una grande devozione alla Vergine Maria, alla preghiera del Rosario che ha appena menzionato. Ci può magari raccontare un po' di più su Madre Teresa, sul suo amore al Santo Rosario, magari un episodio della sua amicizia con la Madre Teresa? Su Madre Teresa, se comincio a parlare si fa sera. Sì. Ho avuto 30 anni di amicizia con Madre Teresa, quindi avrei tanti episodi da dire. Soltanto questo è un dono di Madre Teresa. Quando sono stato operato al cuore, nel 1993 ho avuto un intervento terribile al cuore, che non sapevo come sarebbe andato a finire. Telefonai alla madre, la madre mi disse, vai tranquillo, la Madonna ti accompagnerà. E mi ha mandato questa medaglietta, poi l'ho messa nell'anello, ormai lo porto sempre, e mi disse, la Madonna verrà con te, ti accompagnerà. Io sono entrato in sala operatoria con questa medaglia e la tenevo stretta in mano. Il medico mi disse, guardi che poi con l'anestesia la mano si apre e cade tutto. Mi permisi di dire, lei faccia il suo lavoro, io faccio il mio, io prego e sono tranquillo. E ho affrontato l'intervento, è andato tutto bene. Poi telefonai alla madre, mi hai visto? Ti ha accompagnato la Madonna, stai tranquillo. E la madre aveva sempre la corona del rosario in mano. Pensa, quando è andata all'ONU, è stata l'unica suora al mondo che io sappia che è stata invitata a parlare all'ONU. Lei è andata con la corona del rosario. Il segretario dell'ONU di allora, Pérez Cuéllar, la presentò con parole che la madre non gradì molto. Disse, vi presento la donna più potente della terra. Questa donna ha il cuore aperto a tutti i popoli. Lei veramente è l'ONU, disse lui. La madre sa cosa rispose? Alzò la corona del rosario e disse, io sono soltanto una povera suora che prega. E pregando, la Madonna mi apre il cuore e Gesù me lo riempie di amore. Guardando l'assemblea dell'ONU disse, pregate anche voi. E Gesù vi metterà nel cuore il suo amore e voi lo porterete alle persone che hanno bisogno, forse anche nel pianerottolo stesso, forse in casa vostra c'è qualcuno che ha bisogno della vostra bontà. Pregate, aprirete gli occhi e ve ne accorgerete. Questa è la Madre Teresa, ma uno dei tanti episodi. Eminenza, San Giuseppe e la Vergine Maria hanno vissuto momenti difficili
di persecuzione, dovendo fuggire in Egitto per proteggere il bambino Gesù dal re Erode e poi tornare dall'Egitto. Secondo lei, cosa possono imparare i cristiani che soffrono la persecuzione oggi, ad esempio nel Medio Oriente? Cosa possono imparare da San Giuseppe e dalla Vergine Maria? La Chiesa è stata sempre perseguitata, ma noi abbiamo la certezza che non vincono i persecutori. Siamo qui a Roma. Qui un tempo dominava Nerone. Cosa c'è di Nerone? Non c'è più niente. Cosa c'è di Erode? Non c'è più niente. I persecutori finiranno presto, non hanno l'ultima parola. Del resto, pensa, la Madonna nel Magnificat ha fatto una stupenda profezia. Ha detto: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili». Pensa, questa preghiera, il Magnificat, fece paura al potentissimo Napoleone, il quale nel 1806 era, si può dire, padrone del mondo, eppure rimase davvero disturbato quando seppe che il 15 agosto, che era il suo compleanno, era nato il 15 agosto 1769, in tutte le chiese, è la festa dell'Assunta, si legge il Magnificat. Fu talmente irritato da proibire la festa dell'Assunta in Francia, perché nel giorno del mio compleanno, disse lui, non voglio sentir dire che Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, però è successo anche a lui. Passarono pochi anni, 1815, anche lui perse il trono. Le parole di Maria attraversano la storia. A tutti coloro che soffrono, che sono perseguitati, vorrei dire: stare tranquilli. Se siete dalla parte di Gesù, voi siete dalla parte dei vincitori. Mi permetto di citare una parola di San Giovanni Bosco. Lui diceva: quando sono con Dio siamo la maggioranza. La ringrazio, Eminenza, a nome mio e a nome di tutti i responsabili del sito Allah Mahabba. Grazie mille. Grazie a voi. Vi dico sinceramente, con tanto affetto per il Libano, l'ho sempre sentito come dire la porta che ci apre la strada alla terra di Gesù. Grazie di aver visto questa intervista. Prima di andare, iscriviti a questo canale, lascia un mi piace se ti è piaciuto il video e condividi questo video con i tuoi amici.